Dramma nella vita sentimentale di Changtorun. La fuga di notizie che ha cambiato tutto. Una relazione svelata che incendia la rete. Una crisi inaspettata tra Changtorun e Mahsine Merabet, e il lato invisibile della battaglia che lei ha dovuto affrontare, i messaggi d'odio, una vacanza in Cappadocia e il retroscena di un amore cresciuto nell'ombra di storie passate. Noi di Celebrita dalla Turchia continuiamo a portarvi, in prima linea e senza filtri, gli eventi più caldi, discussi e controversi del mondo dello spettacolo. Oggi alziamo il sipario su notizie che faranno tremare la timeline, analizzeremo una storia che intreccia amore, critiche, un'ondata di ate e la sensibilità della maternità. I messaggi d'odio ricevuti da Mahsine Merabet dopo la rivelazione del legame con Changtorun, il dietro le quinte della loro fuga in Cappadocia, la facciata composta di metà Palgul, le reazioni durissime dei fan stranieri e, soprattutto, la lotta silenziosa di una madre per proteggere sua figlia su. Se siete pronti, mettetevi comodi, quello che state per ascoltare farà discutere a lungo. Dall'esterno, il mondo dei social appare come una fiaba luminosa, piena di scintillii e cornici perfette. Ma appena si scosta il velo, si scopre un terreno accidentato. Mahsine Merabet, una delle figure più commentate dei social negli ultimi mesi, ha incontrato questa realtà senza filtri. Dopo che il suo legame con Changtorun è venuto alla luce, la sua quotidianità digitale si è trasformata in un campo di battaglia. Oggi ripercorriamo la relazione Changtorun-Mahsine Merabet, tra gli argomenti più chiacchierati delle ultime settimane. L'inizio, il rimbombo mediatico, l'effetto sugli ex, la vacanza in Cappadocia e, su tutto, la guerra psicologica invisibile che Mahsine sta vivendo, vista con lo sguardo ampio di chi legge i segni dei tempi. Changtorun e Mahsine Merabet, un'attrazione che non esplode all'improvviso ma cresce in sordina. Ogni grande storia d'amore nasce tra segnali lievi, incontri nello stesso posto, la stessa musica di sottofondo, coincidenze ripetute che smettono di sembrare tali. La scintilla tra loro si è alimentata così, piano, con discrezione. Gli utenti hanno iniziato a notare dettagli sospetti. Stesse caffetterie, stessi giorni, stesse città. Non c'era una foto insieme, ma c'erano indizi che gridavano più di una posa, lo stesso brand nel bicchiere, una colonna sonora quasi identica nelle storie, like mirati lasciati sulle immagini dell'altro. Per chi conosce le regole del gossip, questi sono segnali che difficilmente ingannano. E infatti il sussurro "c'è qualcosa tra loro" ha iniziato a correre. Poi è accaduto il fatto che ha alzato il volume delle voci. Sono emersi messaggi pubblicati da Mahsine su un profilo Instagram che, in pochi minuti, hanno fatto il giro della rete. In quelle parole, con calma disarmante, lei lasciava intendere che con Chang si frequentassero da circa un mese. Ma c'era di più. Secondo quanto trapelato, Chang aveva parlato di persona con la sua ex, metà Palgul, scegliendo la via più onesta per evitare malintesi. L'ombra del segreto si è dissolta all'istante. Quella non era più un'ipotesi, era una storia reale, dichiarata, che improvvisamente si è ritrovata al centro della scena. Dopo quel passaggio, il quadro nella stampa di costume è diventato nitido. Chang e Mahsine stavano insieme da settimane, soltanto non avevano ancora deciso di annunciarlo ufficialmente. Finché un altro tassello non è caduto al posto giusto, la Cappadocia. Una fuga a due nel cuore di quelle valli lunari, i sassi caldi al tramonto, i voli dei palloni all'alba, gli hotel scavati nella roccia, una cornice che sembra costruita apposta per le dichiarazioni non dette. Non un semplice break, ma un manifesto in codice. Lì, durante il compleanno di lei, il rapporto è diventato evidente. Il commento di Chang sotto le foto della festa ha fatto impazzire la rete. Parole affettuose, limpide, che suonavano come una promessa. In un istante, tutto ciò che era sussurro si è fatto dichiarazione. E proprio lì è iniziata la tempesta. Con la storia ormai agli occhi di tutti, i messaggi d'odio che Mahsine dice di aver ricevuto hanno incendiato un nuovo fronte. Lei ha raccontato ai suoi follower di aver visto aumentare, soprattutto da profili esteri, la quantità di parole velenose. Non solo critiche, volgarità e cattiverie sono arrivate persino alla piccola Su. Com'è possibile scrivere certe cose a una bambina?
ha sbottato tra incredulità e dolore. La domanda ha acceso un dibattito feroce. Chi erano quegli utenti? Perché tanta aggressività? Da che diritto nasceva la pretesa di decidere per la vita sentimentale di Chang? Le risposte, a chi segue il fenomeno delle fan community, sono purtroppo note. La fanbase internazionale di Chang, cresciuta con le serie amate in Spagna, Italia e Brasile, include frange iperprotettive, abituate a vivere il loro beniamino come un possesso collettivo. L'idea tossica è sempre la stessa, non dovrebbe stare con nessuno, è nostro. E qui la linea tra ammirazione e appropriazione si assottiglia fino a sparire. Il punto più sensibile per Massine è stato l'attacco a Su. Lì non si discute, l'istinto di una madre scatta come una sirena. Così è arrivata una decisione che segna una svolta per chi vive di social, ridurre la visibilità di sua figlia. Per anni gli utenti avevano visto Su crescere, l'avevano amata per la sua spontaneità. Ma quando l'odio passa la soglia dello spazio privato e tocca l'innocenza, tutto cambia. Proteggere è diventato più urgente che condividere. E Meta Palgul? La curiosità su di lei si è fatta incalzante. Avrebbe preso parola? Avrebbe dato fuoco alla miccia di una gelosia plateale? Nulla di tutto questo. Metap ha tenuto una linea sobria, orgogliosa, imperturbabile. Un atteggiamento che in molti hanno rispettato. Dietro le quinte, però, si è mormorato che Cenk avesse parlato con lei con largo anticipo, a separazione già definita, cercando chiarezza e correttezza. Voci che hanno rafforzato l'idea di una chiusura civile, senza strappi. Per Cenk Torun, la prova più complessa è stata far coesistere tre forze che raramente camminano d'accordo. L'amore, la pressione dei fan e la carriera. La sua popolarità all'estero è alta, il pubblico latineggiante ama gli eroi romantici e proietta su di loro sogni, paure, attese. In privato, raccontano che Cenk si sia sfogato più volte, non capisce perché la sua felicità faccia arrabbiare così tanta gente. La verità è amara ma semplice. Quando una star diventa simbolo, una parte del pubblico smette di percepirla come persona e la pretende come icona eterna e disponibile. L'origine dell'odio online, in fondo, si nutre di pochi ingredienti ripetuti all'infinito. La fantasia dei fan che, nell'intimo, credono di possedere il loro idolo. Il riflesso culturale che porta a puntare il dito soprattutto sulle donne. Lei ha preso Cenk, come se l'amore fosse un trofeo. L'anonimato che rende coraggiosi dietro lo schermo e pavidi nella vita reale. L'invidia travestita da protezione, tu meriti tutto, ma lei non ti merita per niente. Un cocktail di psicologia spicciola che, moltiplicato per migliaia di commenti, diventa una tempesta vera. E oggi, come sta Massine? Fonti vicine raccontano che stia ripensando le sue abitudini digitali. Meno spazio a Su, moderazione più serrata, filtri sui commenti, blocchi raddoppiati. Ha passato giornate difficili, certo, ma sta riprendendo il controllo. Con Cenk, il legame sembra solido, protetto da una complicità nuova. All'esterno lei appare più serena, anche se chi conosce l'amore materno sa che la tranquillità è sempre relativa quando si parla dei figli. E Cenk? Da quanto trapela, è un compagno presente e protettivo. Incoraggia Massine, le ripete che non merita di essere ferita, sta preparando un messaggio di rispetto per il pubblico. Chi frequenta il suo entourage giura che faccia sul serio, che non stia vivendo una parentesi leggera. Dopo la Cappadocia, si mormora, c'è già un altro progetto a due, discreto quanto basta per non dare in pasto nulla, ma significativo per chi vuole leggersi tra le righe. Cenk, dicono, ha alzato gli scudi intorno a lei. Il futuro? I media si sono spaccati. C'è chi giura che sia la volta buona per un amore equilibrato, ma Massine è una donna matura, con una vita stabile, la presenza di Su rafforza il senso di responsabilità e rende Cenk più attento, più radicato. Altri temono che la pressione della fanbase logori le basi della coppia. Messaggi d'odio goccia dopo goccia possono bucare anche le rocce, e gli impegni di lavoro di Cenk potrebbero allungare distanze non solo geografiche. Chi avrà ragione? Lo dirà il tempo. Ma una cosa, oggi, è certa.
questa storia ha appena iniziato il suo percorso. Perché qui c'è tutto ciò che alimenta i racconti che non smettono di far parlare. Un sentimento intenso, un annuncio nato nella zona grigia tra riservatezza e rivelazione, una bufera di commenti che solleva domande sulla responsabilità sui social, una fuga romantica nei cieli della Cappadocia che resta impressa come un'istantanea, un ex come Metap al Ghul che sceglie la via del controllo e della dignità, un fuoco acceso sui profili che non si spegne con un semplice tasto. La combinazione perfetta perché i riflettori restino puntati a lungo. E adesso la domanda passa a voi. Secondo voi questa relazione durerà? Perché l'odio verso Mahsine Merabet ha trovato un volume così alto? La fanbase internazionale di Cenk Torun ha superato il limite della passione trasformandola in possesso? Scriveteci cosa ne pensate qui sotto. Se vi è piaciuto questo racconto, lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Noi di Celebrita dalla Turchia continueremo a seguire ogni capitolo, perché la storia di Cenk e Mahsine è destinata a tenere banco ancora a lungo. E quando il prossimo pallone aerostatico si alzerà nei cieli della Cappadocia, possiamo scommettere che qualcuno, da qualche parte, starà già ingrandendo lo schermo per cercare un dettaglio in più. A presto dal nostro studio, dove le verità sussurrate diventano racconto e i racconti diventano memoria. Alla prossima!